Ti sei mai sentito come se fossi in una relazione in cui le cose non erano sempre così chiare? Come se, a volte, fosse difficile capire davvero cosa stesse accadendo? Hai mai notato parole o comportamenti che ti hanno lasciato con la sensazione di essere manipolato, ma non sapevi esattamente come riconoscerlo? Benvenuto a Emozioni e Connessioni. Oggi esploreremo qualcosa di estremamente importante. Qualcosa che può trasformare il modo in cui vedi le tue relazioni e, cosa ancora più importante, proteggere il tuo cuore, i segnali sottili della manipolazione emotiva. A volte siamo così immersi nelle emozioni, nell'amore e nelle promesse, che non ci accorgiamo di come certi comportamenti iniziano a plasmare la nostra realtà, finché, improvvisamente, ci ritroviamo intrappolati in un ciclo di dubbi, insicurezze e, forse, anche sofferenza. E così emerge la domanda: come capire se ciò che stai vivendo è davvero amore o solo un'illusione manipolativa? Non è facile, lo so. Le relazioni hanno alti e bassi, e a volte parole e azioni possono confondere anche le migliori intenzioni. Ma, e se potessi imparare a riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi? Quanto cambierebbe la tua vita se fossi in grado di proteggere le tue emozioni da manipolazioni mascherate da affetto? Resta con me, perché oggi scoprirai i segnali a cui fare attenzione per prendere decisioni più consapevoli e preservare la tua felicità e il tuo benessere. Iniziamo insieme questo viaggio. Ti lascerò la mia partner per te. Queste parole suonano dolci, vero? Una promessa carica di emozione, una dichiarazione di intenzioni così forti che fanno battere il cuore più velocemente. Ma cosa c'è veramente dietro queste parole? Ti sei mai fermata a riflettere su questo? Perché qualcuno farebbe una promessa così grandiosa senza nemmeno aver preso una decisione concreta? Lui dice che lascerà l'altra persona, ma e se fosse solo una strategia per manipolare le tue emozioni? Un modo per tenerti sotto il suo controllo mentre si aggrappa ancora a qualcosa che non ha intenzione di cambiare? Pensa bene. Le relazioni non dovrebbero essere costruite sulle rovine di altre. Lui dovrebbe terminare la relazione con la sua partner per motivi suoi, non perché ha trovato un'altra persona per prendere il tuo posto. Quando una relazione inizia con promesse vuote e il peso della colpa, quello che si costruisce di seguito è instabile, fragile, come un castello di carte. Ora, guarda la motivazione nascosta: vuole garantire la tua lealtà, anche senza l'intenzione di mantenere ciò che dice. È come se stesse chiedendo la tua fiducia, ma senza impegnarsi veramente in nessuna azione. Ti sei mai chiesta se sta dicendo la verità o se sta solo cercando di tenerti vicina mentre risolve il suo disastro emotivo? Stai forse innamorandoti di una promessa, o di qualcuno che gioca solo con le tue emozioni? Cosa c'è veramente in gioco qui, l'amore, o il bisogno di controllare qualcuno che è vulnerabile? Abbraccia questo dubbio. È il momento di riflettere e guardare alle azioni, non solo alle parole. Ora, immagina che lui finalmente lasci la sua partner, ti senti vittoriosa, come se avessi conquistato qualcosa, ma cosa succede dopo? Ti ha già detto che ti ha scelto, ma sei davvero stata la sua scelta o la ultima opzione? Come ha gestito il dolore dell'altra persona e, soprattutto, come gestirà il dolore che potresti provare quando le promesse che ha fatto si rivelano vuote col tempo? Perché, diciamocelo, le relazioni basate su promesse fatte d'impulso raramente resistono alla prova del tempo. Quando qualcuno inizia una relazione promettendo qualcosa che non ha ancora fatto, non puoi fare a meno di chiederti: ha davvero il coraggio di cambiare la sua vita per qualcuno, o sta solo giocando con te per alimentare il suo ego, la sua solitudine o il bisogno di controllo? E se domani venisse da te con la stessa promessa, ma di una nuova relazione, dicendo che ha bisogno di più tempo o che non è pronto? Ti ritroverai a ripetere il ciclo, nuovamente sedotta dall'illusione che lui cambierà? Queste parole, queste promesse, possono sembrare dolci ora, ma, a lungo termine, cosa significano veramente? Sta manipolando le tue emozioni per assicurarsi che tu rimanga leale a lui mentre decide cosa fare della propria vita. In un gioco di parole e promesse, sei tu che finisci per diventare prigioniera delle aspettative che lui crea, senza nemmeno accorgertene.
La domanda è, sei pronta ad affrontare le conseguenze di esserti lasciata trasportare da una promessa vuota? Ho bisogno del tuo aiuto. Quante volte hai sentito queste parole? All'inizio sembra semplice. Lui ti sta chiedendo aiuto, e tu, con il tuo cuore generoso, non esiti. Ma, e se questa frase non fosse solo una richiesta comune? E se nascondesse qualcosa di più profondo, qualcosa che forse non hai notato? E se, in realtà, lui stesse solo manipolando la tua bontà, sfruttando la tua compassione fino al limite? Le richieste iniziano piccole, quasi innocenti, un consiglio qui, un aiuto finanziario lì. Ma col tempo, diventano più frequenti, più urgenti, e cominci a renderti conto che non c'è mai una ricompensa. Lui ha sempre più bisogno di te, ma tu non ricevi mai nulla in cambio. Dov'è l'equilibrio? Dov'è il scambio di supporto che ogni relazione sana richiede? E il peggio, lui comincia a coinvolgerti in storie tristi, mostrandoti la sua vulnerabilità. Senti che devi stargli vicino, che devi esserci, perché lui sta soffrendo e tu non vuoi lasciarlo solo. Ma, è davvero bisogno del tuo aiuto, o sta solo creando una prigione emotiva in cui ti senti in colpa se non riesci a rispondere? Stai aiutando, o stai solo essendo usata? La linea tra questi due luoghi è sottile, e spesso, lui ti farà credere che il tuo aiuto sia tutto ciò di cui ha bisogno per migliorare. Ma, e quando lui non cambia? Quando il dolore non sembra mai finire? Ti sei mai fermata a pensare che forse lui non sta cercando una cura, ma solo un modo per tenerti intrappolata in una dinamica dove senti sempre che devi dare di più? Ora, ti chiedo, chi sta davvero ricevendo aiuto qui? Stai migliorando la sua vita o stai solo riempiendo un vuoto che non sarà mai colmato? Ogni volta che lui dice, ho bisogno di te, qualcosa dentro di te sente una miscela di compassione e responsabilità. Lui ti fa sentire che l'unico modo per dimostrare il tuo valore è esserci per lui, incondizionatamente. Ma, cosa succede quando lui non ricambia mai, quando il tuo aiuto non sembra mai essere sufficiente, e le promesse di ricompensarti non si concretizzano mai? Cominci a chiederti, dove sta l'equilibrio? Dove sta la partnership? E se la vera strategia dietro queste richieste costanti non fosse la sua sofferenza, ma la tua continua disponibilità? Perché, alla fine, lui ha bisogno che tu ti senta emotivamente investita, ha bisogno che tu ti senta responsabile della sua felicità. È così che ti mantiene, non per amore, ma per necessità. Crea storie e situazioni affinché tu non senta mai di avere il permesso di dire no. E, col tempo, ti ritrovi esausta, drenata emotivamente, mentre lui continua come se nulla fosse cambiato. Ti sei mai fermata a pensare a cosa stia facendo questo alla tua energia, al tuo equilibrio emotivo? Per quanto tempo continuerai a sacrificarti per qualcuno che non ti darà mai ciò che meriti? Non ti sei già resa conto che lui non cambierà mai perché non ha bisogno di cambiare? Ti sta vincendo in uno scambio che non è giusto. E, quando finalmente te ne accorgerai, potrebbe essere troppo tardi per tornare indietro. La domanda ora è, continuerai ad essere l'unica a portare il peso di questa relazione, o comincerai a chiederti se il tuo amore venga usato per controllare, invece che per guarire? Ehi, se quello che hai sentito finora ti sta piacendo, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui parliamo di come comprendere meglio le tue relazioni, proteggere le tue emozioni e crescere con maggiore consapevolezza. Clicca sul pulsante iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun contenuto che ti aiuterà a creare connessioni più sane. Andiamo insieme in questo viaggio. Allora, che ne di? Ti iscrivi? Non sono pronto per un impegno. Quante volte hai sentito questa frase? All'inizio, potrebbe sembrare ragionevole. Forse lui ha davvero bisogno di tempo, o forse sta solo essendo onesto. Ma, e se questa frase non riguardasse il suo tempo, ma qualcosa di molto più profondo? E se lui ti stesse solo tenendo vicino, creando un'illusione di vicinanza, senza mai mostrare un vero interesse ad andare avanti? Cosa significa davvero quando dice che non è pronto? A volte, lui potrebbe anche gradire la tua compagnia,
ma senza voler far parte del tuo futuro. Ti chiedi, è con te perché si sente a suo agio, per il supporto emotivo che gli offri, o per la vicinanza fisica che può avere senza l'impegno di essere vulnerabile? Perché, nel profondo, cominci a renderti conto che stai dando più di quanto stai ricevendo. Lui vuole stare lì quando gli conviene, ma quando la conversazione riguarda qualcosa di più serio, l'allontanamento è immediato. E allora, cominci a chiederti, cosa sta succedendo davvero? Ti senti emotivamente coinvolta, inizi a creare una connessione, ma lui non fa mai un passo in avanti. Dov'è la reciprocità? Dov'è il movimento, lo sforzo per costruire qualcosa? E più insisti nel parlare del futuro, più lui si allontana, lasciandoti con un senso di incertezza. Questa distanza costante quando si tratta di qualcosa di più serio è un segnale chiaro. Sta davvero allontanandosi perché non è pronto, o sta solo mettendoti in un limbo dove non c'è impegno, solo presenza? E tu o ti sei mai fermata a chiederti, quanto tempo aspetterai qualcuno che non ti porterà da nessuna parte? La verità è che, quando qualcuno dice costantemente non sono pronto per un impegno, ciò che sta realmente dicendo, senza parole, è che non è disposto a investire emotivamente. Si abitua al comfort della tua presenza, ma non si impegna a costruire qualcosa di duraturo. Cominci a renderti conto che ha paura del futuro, ma la parte peggiore è che questa paura sembra essere qualcosa di più conveniente per lui che un ostacolo da superare. Vuole i benefici di una relazione, ma senza lo sforzo reale di costruire qualcosa di solido. Sei la distrazione, la base emotiva, ma non la priorità. Mentre ti coinvolgi sempre di più, cominci a renderti conto che sei sola in questo gioco di aspettative. Lui ha la leggerezza di dire non sono pronto, ma tu senti il peso della tua speranza. Com'è possibile che, anche senza promesse chiare, tu sia già emotivamente legata, investendo sentimenti e tempo, ma lui sembra semplicemente non seguire lo stesso ritmo? La sua distanza riguardo al futuro non è solo una questione di tempo, è un riflesso di una scelta, la scelta di non andare avanti, di non impegnarsi con ciò che potrebbe essere, perché lui non vuole. E allora, il dubbio appare come un'ombra. Fino a quando permetterai che lui continui a controllare il tuo emotivo? Fino a quando aspetterai che lui finalmente si decida, mentre la vita passa e tu resti ferma, in attesa di un passo che non arriva mai? Ogni volta che dai di più di te stessa, lui rimane nello stesso posto. Continuerai a sperare che lui si decida o ti accorgerai che, in realtà, lui ha già preso la sua decisione? Sei molto meglio della mia ex. Sembra un complimento, vero? Parole dolci, un invito per il cuore a battere più forte. Ma, quante volte hai sentito questa frase, e qualcosa dentro di te ha percepito che non era proprio come sembrava? Non è strano come le parole possano essere usate come una chiave per sbloccare il tuo ego, alimentare la tua autostima, e allo stesso tempo renderti vulnerabile. Lui ti fa sentire unica, speciale, e tu ci credi, perché, chi non vuole essere la versione migliore per qualcuno? Ma cosa succede quando queste parole iniziano a suonare vuote? Non mi sono mai sentito così prima. Un altro complimento che suona come musica. Ma cosa sta dicendo veramente? Sta cercando di creare una connessione, o sta manipolando il tuo bisogno di sentirti desiderata? Quando le parole non sono accompagnate da azioni concrete, non sono altro che fumo negli occhi, un modo per manipolarti e tenerti in cerca di approvazione, aspettando altri complimenti, altra validazione. Cominci a credere che lui ti veda in modo unico, ma cosa fa davvero per dimostrartelo? Nel profondo, ti vede davvero come dice, o sta semplicemente usando te per riempire un vuoto? E mentre ti perdi in questo gioco di lusinghe, diventa sempre più difficile mettere in discussione ciò che sta accadendo, perché lui ti convince che sei tutto ciò che ha sempre desiderato. Cominci a dubitare dei tuoi stessi sentimenti, perché lui ha sempre le parole giuste per trattenerti, per farti restare al suo fianco, ma quando si tratta di azioni concrete, sparisce. Non lasciarti ingannare. Le parole possono essere dolci, ma sono le azioni che rivelano davvero il valore di una relazione.
Hai mai riflettuto su cosa si nasconde dietro questi complimenti esagerati? Lui dice, sei molto meglio della mia ex, e tu senti un calore nel petto, come se fosse l'approvazione che hai sempre cercato. Ma come ti senti quando non c'è altro oltre a questo? Quando le parole sono sempre accompagnate da promesse vuote e mai da azioni reali. A volte, il più grande trucco della manipolazione è farti credere che stai ricevendo tutto, mentre in realtà lui sta togliendo qualcosa da te, la tua fiducia, la tua libertà emotiva. E cosa succede quando ti fa desiderare di più? La ricerca di validazione diventa un ciclo infinito, in cui ogni complimento è una ricompensa momentanea che non riempie mai davvero il vuoto della relazione. Lui diventa sempre più abile nel farti sentire speciale, ma ti mette in una posizione in cui devi lottare per ottenere quell'affetto, quell'attenzione. E, nel profondo, lo sai, manca qualcosa. Non è un complimento o un gesto romantico che può colmare la distanza emotiva che inizia a crescere. In una relazione sana, i complimenti sono reali, sinceri, e non mirano a legarti emotivamente. Sono accompagnati da azioni che rafforzano ciò che viene detto. Non sono parole vuote, ma dimostrazioni concrete di affetto e rispetto. Il vero valore di una relazione non sta in ciò che viene detto, ma in ciò che viene vissuto e dimostrato. E, se stai ricevendo solo promesse e complimenti che non si traducono in azioni, forse è il momento di chiederti cosa si stia realmente costruendo intorno a te. Ti è mai successo? Quella sensazione di essere costantemente tirata, di essere richiesta di fare qualcosa, per quanto semplice possa sembrare. Ho bisogno che tu faccia questo per me, non riesco da solo, dice lui. Ti senti tentata ad aiutare, certo. Dopotutto non è una richiesta impossibile. Ma, e se non si trattasse del compito in sé? E se fosse qualcosa di molto più profondo, qualcosa che va oltre quello che viene chiesto? Ha davvero bisogno di aiuto? O sta cercando di creare un legame di dipendenza emotiva? Hai mai notato il pattern? Ad ogni richiesta, un nuovo senso di colpa si insinua. Se non aiuti, ti senti egoista, insensibile, come se ci fosse qualcosa che non va in te. Non ha più bisogno di chiedere direttamente, perché quel senso di obbligo è già stato impiantato nella tua mente. Ma cosa succede quando l'aiuto non viene mai ricambiato? Quando, invece di un grazie, ti rendi conto che c'è sempre qualcosa di più, qualcosa di nuovo da fare. E cominci a chiederti, davvero non riesce? O sta creando un ciclo dove ti senti intrappolata, come se la tua vita ruotasse attorno alle sue necessità e non alle tue? E come spezzare questo ciclo? Il primo passo è riconoscere. Riconoscere che queste richieste sono una forma di manipolazione emotiva. Sono schemi che si ripetono e, se non agisci ora, potrebbero diventare la norma nella tua relazione. È il momento di stabilire confini chiari. Non si tratta di essere crudeli, ma di essere onesta con te stessa. Valuta se ha davvero bisogno del tuo aiuto o se sta solo cercando di creare una situazione dove ti senta obbligata ad assumerti la responsabilità della sua vita. E ricordati, la tua gentilezza non deve essere un peso, né una chiave per controllare la tua libertà. E allora, cosa succede quando cominci a mettere in discussione le sue richieste? Il dubbio appare, e quello che sembrava un semplice gesto di generosità si trasforma in una trappola sottile, dove le tue emozioni vengono manipolate. Non ce la faccio senza di te, dice di nuovo, con un tono quasi disperato. Ma davvero non ce la fa? O ha imparato che può contare sulla tua necessità di essere utile, di essere la persona che risolve tutto, la salvatrice? E poi, hai mai notato che, per quanto ti sacrifichi, non sembra mai essere abbastanza? C'è sempre qualcosa in più. Questa continua pressione per aiutare ti fa sentire indispensabile, ma è davvero questo che desideri per la tua vita? Questa strategia manipolativa è efficace perché si infiltra silenziosamente nella tua routine emotiva. Cominci a pensare che se non aiuti, stai fallendo, che non sei una persona buona. E lui lo sa. Ma, nel frattempo, ti perdi nei tuoi sentimenti di colpa, mentre lui accumula le sue necessità e richieste,
creando una distanza tra quello che desideri e quello che lui vuole da te. Ma cosa succede quando finalmente ti fermi a riflettere su tutto questo? Quando, invece di lasciarti coinvolgere, decidi di prenderti cura di te stessa e di stabilire i tuoi limiti. Quello che scopri è che la relazione potrebbe non riguardare l'amore, ma il controllo. Ora, immagina cosa sarebbe se avessi il potere di decidere ciò che è sano per te. Il potere di stabilire i tuoi limiti senza paura di essere giudicata o rifiutata. Perché, alla fine, è questo che conta davvero, tu. Non si tratta di essere insensibile, ma di prendersi cura della propria salute emotiva e di mantenere l'equilibrio. Non permettere che le richieste costanti diventino un obbligo travestito da amore. Meriti di più che essere manipolata da chi non riconosce l'importanza della reciprocità e del rispetto. Ti sei mai fermata a chiederti, sto forse essendo manipolata? A volte è così facile perdersi nel turbine di parole dolci, promesse vuote e gesti apparentemente affettuosi. Ma è proprio in questi momenti che i segnali di manipolazione iniziano a infiltrarsi. Ti accorgi che la tua libertà comincia a diminuire, la tua fiducia si indebolisce e la tua felicità, poco a poco, viene drenata. La manipolazione, spesso, non è esplicita, si manifesta in piccoli gesti, nelle parole sussurrate all'orecchio, nelle richieste travestite da necessità. E il peggio. Non ti accorgi nemmeno che, gradualmente, il tuo benessere sta venendo compromesso. Ma allora, come proteggersi? Come garantire che non ti perdi in tutto questo? La risposta sta nel fidarti dei tuoi istinti. Non mentono mai. Se qualcosa non ti sembra giusto, se qualcosa dentro di te ti dice che non è sano, ascoltalo. Non lasciare che siano solo le parole a guidarti. Osserva le azioni. E in più, ricordati, chi davvero si preoccupa per te, non cercherà mai di manipolare i tuoi sentimenti. Mantieni la tua indipendenza, i tuoi hobby, le tue amicizie. Sono queste connessioni che rafforzano la tua visione del mondo e ti proteggono dalle trappole emotive. E se hai bisogno di aiuto, cerca supporto. Parlare con qualcuno di fiducia può aprirti gli occhi su ciò che, forse, hai lasciato passare. E allora, cosa fai con tutto questo adesso? Ora che sai che la manipolazione può essere sottile, ma non invisibile, sta a te prendere decisioni consapevoli. Valuta i tuoi rapporti. Definisci i tuoi limiti e, soprattutto, prenditi cura di te stessa. Meriti di essere trattata con rispetto, con affetto genuino. E se questo video ti ha colpito, raccontacelo. Ti è mai capitata una situazione simile? Quali segnali di manipolazione hai notato nella tua vita? Voglio ascoltare le tue storie. E, se non ti sei ancora iscritta, non dimenticare di iscriverti qui su Emozioni e Connessioni, per più contenuti che ti aiuteranno a comprendere meglio le relazioni e a mantenere il tuo equilibrio emotivo intatto. Ci vediamo nel prossimo video.